Eccolo qua. Eccoci qua, ciao ragazzi, come state? Bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, il video di oggi non vi voglio far perdere troppo tempo, faccio una breve intro prima di lasciarvi all'azione, prima di lasciarvi al video di pesca vero e proprio. Giusto un paio di novità veloci per aggiornarvi di quelle che sono state gli sviluppi in questi ultimi mesi. Come qualcuno di voi probabilmente avrà già notato, sia negli ultimi video sia dai miei canali social, oltre YouTube, che sono appunto Instagram o Facebook. A proposito, se non mi seguite e vi va, vi lascio il link qua sotto in descrizione dove trovate il mio Instagram. Stavo dicendo, come qualcuno di voi probabilmente avrà già notato, ho iniziato una collaborazione con Shimano. Prima ho iniziato a vedere, a testare i loro prodotti per vedere come mi trovavo, dopodiché i ragazzi di Shimano mi hanno fatto una proposta molto interessante, che sarà poi quella di andare a selezionare i prodotti che a mio avviso si adatterebbero meglio per il mercato mediterraneo, quindi per l'Europa del Sud. Direttamente dal mercato giapponese, appunto, selezionare quelle che a mio avviso, secondo la mia esperienza, potrebbero adattarsi meglio. Tutti i vari prodotti JDM, quindi canne artificiali, metal jig, eccetera eccetera. Uno dei primi prodotti che ho voluto provare, che ho selezionato, è la serie Co-Sniper, che tra pochi mesi sarà disponibile nei negozi. Si andrà a chiamare Current Sniper, questo sia per il mercato europeo sia per il mercato americano. La canna rimane esattamente la stessa, quindi blank, azione, componentistica, è la stessa canna, semplicemente viene rinominata come Current Sniper. Sarebbe sicuramente da farci un video specifico su questo attrezzo, ma non vi preoccupate, arriverà. Ora non voglio mettere troppa carne al fuoco, altrimenti sarebbe davvero un disastro. Colgo l'occasione per ringraziare sempre tutti voi del supporto, indipendentemente da quelle che sono state le mie scelte durante gli anni. E vi mando un grande abbraccio, perché comunque siete voi che mi motivate sempre ad andare avanti in questa cosa. Oltre alla passione c'è anche questa cosa bella di darsi supporto a vicenda, quindi niente, quindi io vi ringrazio di cuore per tutto l'affetto e per tutto il supporto che mi avete dimostrato in questi anni. Seconda cosa, questo sarà il primo video di una serie che ho realizzato alle Canarie quest'autunno. Vacanza di pesca totalmente inaspettata, totalmente all'ultimo minuto, totalmente organizzata in fretta e furia, semplicemente perché non avevo previsto di prendere delle ferie, delle vacanze, ma me le sono ritrovate obbligatoriamente per tutta una serie di vicissitudini incredibili che sono successe. Per quel che riguarda il mio lavoro, mi sono ritrovato praticamente da un giorno all'altro, chiamiamo così, disoccupato, o meglio non disoccupato, ma semplicemente non potevo svolgere la mia attività lavorativa. Quindi mi sono ritrovate queste vacanze all'ultimo minuto, ne ho approfittato. Se è voluto significare che ho dovuto preparare, organizzare tutto in circa un giorno e mezzo, e sono partito da solo in solitaria. Questo di oggi è il primo video di questa serie. È stata una vacanza molto impegnativa, sia perché era appunto da solo, sia perché comunque le Canarie e l'oceano sono ambienti molto difficili, a volte anche pericolosi, e quindi insomma fisicamente richiedono un parecchio dispendio energetico. Tuttavia Poseidone è stato molto generoso con me, sono uscite delle catture direi memorabili, e quindi vi invito ragazzi a non perdervi questa serie, perché come diceva quello là, ne vedrete veramente delle belle. Quindi ragazzi, con questo è tutto, non vi faccio perdere altro tempo, anche perché il video sarà decisamente un po' più lungo del solito, quindi mettetevi comodi, poltrona, popcorn, birretta, godetevi questo video. Io come sempre vi ringrazio ancora per il supporto, vi mando un grande abbraccio, statemi bene, passatevela bene, vi voglio bene, ciao ragazzi, alla prossima. Signori, e come diceva Gandalf il grigio, così è inizio. Andiamo via all'avventura, partiamo, direzione Milano Malpensa. Dovrò fare un po' una corsa perché il tempo stringe e niente, quindi ragazzi adesso mi avvio. Zanzara maledetta beccata, andiamo, ci vediamo dopo. Ragazzi, non so neanche io come ho fatto, ma forse ce l'ho fatta, ho fatto una corsa incredibile. Ho trovato 2 deviazioni sull'autostrada per lavori, è stato veramente intenso. Lascio la macchina qua nel parcheggio e vado in aeroporto. Andiamo, mazza che freddo che fa, oh. Andiamo.
ragazzi, attrezzatura arrivata, cane ci sono, valigia l'abbiamo, speriamo non si sia rotto nulla. E adesso ci andiamo a mangiare, dai. Ragazzi, cheers, birretta, che ci siamo. Adesso saranno circa le 8:30, 9, mi sono fatto una bella dormita ristoratrice, anche perché ieri mattina mi sono svegliato alle 3:30 per poter arrivare in aeroporto in tempo e tra l'altro stressatissimo, ci sono arrivato abbastanza a pelo, ho dovuto guidare modalità Philip Massa, è stato abbastanza difficile organizzare tutto questo in praticamente 2 giorni. Perché dico questo? Perché fondamentalmente sono state delle vacanze impreviste, sono state delle vacanze forzate, diciamo così, perché a lavoro per causa di forza maggiore ho dovuto interrompere la mia attività lavorativa per qualche settimana. Adesso sono sicuramente ancora un po' in uno stato catatonico, me ne rendo conto. Quindi adesso cosa facciamo? Facciamo caffè, colazione, spesa, cerchiamo di sistemarci bene per i prossimi giorni e dopodiché andiamo a pesca. Oggi è una giornata di mare calmo, calmissimo, non c'è vento, quindi ho già in mente un paio di spot che, se mi ricordo bene, dovrebbero essere spot solamente avvicinabili a mare calmo o calmissimo, spot molto hardcore, e quindi me li faccio subito, perché nei prossimi giorni meteo potrebbe cambiare e potrei non avere più la possibilità di andare a pescare in questi spot che ho qua nella mia testolina. Quindi adesso, ragazzi, che facciamo? Adesso ci andiamo a prendere un bel caffettino, dai. Ok. Arrivati, non ci resta che fare il nodo del sonno. Ammetto che non vedo l'ora di iniziare a lanciare. Primo lancio. Vai. Se arriva una legna mo, con sta corrente come minimo mi strappa la canna dalle mani. Se arriva. Che corrente, mamma mia. Eccolo qua. Probabilmente una cernia e mi fa male la schiena. Non sono ancora guarito del tutto. Sicuro una cernia, sì. Ci voleva tutta sta canna. Beh dai, abbiamo pranzo, cena e probabilmente anche colazione. Sì. Oh, un bel pesce. È un bel pesce, eh? Sì signore, guardate che carina. Scappottone, dai, primo scappotto della vacanza. Ottimo e abbondante.
Ragazzi, bene, abbiamo scappottato. È un bel pesce, sarà probabilmente sul 1,5 kg, forse anche qualcosina di più. Perfetto per pranzo, cena e anche per domani probabilmente, quindi per un paio di giorni sono a posto. Amici, decisamente un buon inizio, decisamente un buon inizio. Comunque positiva la cosa, dopo pochi lanci, uno strike, già mi sono assicurato pranzo e cena, e non è male. E in più è un segnale che pesce gira, spero che lo sia, poi magari da qua stasera non vedo più una mazza. Sì, non sono ancora al 100%. Se ci fosse un pesce che mangia, se ci fosse. Bello strike, Abbiamo avuto anche un bello strike. Molto fuori, Allora ragazzi, la mattinata direi che può finire qua. Adesso pulisco velocemente la cernia, impacchetto tutte le cose e vado in appartamento a mangiare. E vado via. Vediamo un po'. Sì, stomaco completamente vuoto. Sì, è vuoto completo. Ok. Le bavose avranno un po' di cibo. Adesso già che ci sono la squamo anche, che magari metà la faccio a filetti. Ok, eccola lì, la bavosa felice. Ora, per fare felice anche lo zione, ce ne andiamo a casa e ci facciamo un bel carpaccione. Allora ragazzi, un pesciotto l'abbiamo fatto ed è già un buon inizio. Adesso andiamo a fare la pappa, va? Andiamo a fare la pappa che sarà l'1:30, 2. Sta venendo un po' di fame. E pomeriggio poi guarderemo un pochettino le previsioni e penserò un po' da farsi, se ritornare qua o cambiare spot. Qua voglio pescare finché il meteo me lo consente e poi sicuramente sarò obbligato a cambiare, ma è un posto che voglio tornare perché credo che abbia delle gran potenzialità. Però per adesso un pesce l'abbiamo fatto, un altro bello strike lo abbiamo avuto, quindi non è stato decisamente male. Adesso però la pappa, andiamo a mangiare. Ragazzi, allora eccoci in appartamento. Adesso non ci resta che sfilettare la nostra cernia e poi andremo a fare un carpaccio veloce, molto semplice, ovvero con olio e sale. Non metto altro, beh, un po' di pepe volendo, ma poco. Non l'ho sfilettata proprio benissimissimo, ma non è neanche un lavoro così disdicevole, insomma. Ok, diamo il nostro piatto, andiamo a preparare il nostro carpaccio. Così. Là. E 2. Adesso via di carpaccio fine. L'acqua bolle, io per non sapere leggere né scrivere mi calo anche 2 mafaldine garofalo che avevo una fame micidiale. A questo punto limone, non esagerato, un pochino ce ne mettiamo. Olio extravergine, questo abbondiamo. Sale e un pochino di pepe. Eccoci qua. Proprio un pochino di pepe, non tanto. E il nostro carpaccio è bello che è pronto. Eccolo qua. Carpaccino
chi sta meglio di me. E piatto di pasta del cornuto. Non so se la conoscete la storia della pasta del cornuto. Dice che praticamente la leggenda vuole che una volta, quando c'era, soprattutto nel sud Italia, quando c'era una coppia, una famiglia in cui l'uomo lavorava e la moglie era casalinga e quindi aveva più tempo per dedicarsi alle faccende domestiche, se proponeva troppo spesso la pasta in bianco al marito, voleva dire che molto probabilmente non aveva tempo per cucinare altre cose e quindi aveva l'amante. Da qui la diceria pasta del cornuto. Quindi io sono cornuto, in pratica. Vabbè, però la pasta è buona. Adesso finisco qua per mezz'ora di relax e poi andiamo a pesca. Ciao! Rieccoci! Dov'è la chiave della macchina? Beh! Eccola. Ragazzi, facciamoci ste 3 ore di pesca abbiamo. Ma dove? Dove andiamo a farle? Cos'è? Perché mi dici che suona? C'è lo zaino che ti pensi sia un cristiano? No, è uno zaino, non è un cristiano. Dove andiamo a farle? Bella domanda. Bella domanda. Testa o croce? Testa o croce? Adesso mi fermo un attimino e vado di testa o croce, perché ho 2 posti tutti, ma anche 3 volendo, e non so quale farmi prima. Dovrei usare la logica, ovvero dire vabbè, i posti che poi nei prossimi giorni saranno off limits per il vento li proviamo oggi, però non è detto che la logica sia la cosa da seguire. E guardate che la scelta dello spot fa veramente la differenza spesso tra prendere qualcosa e cappottare. Vabbè, e infatti io a cosa mi affido? Al testa e croce, meraviglioso. Vabbè, vi lascio che c'è la salitona. Oh, che salitona! Meno male che la mia Opel Corsa. Ragazzi, eccoci qua. Allora, ho cambiato zona rispetto a quella dove sarei voluto andare all'inizio. Questo perché sono andato a controllare con la macchina ed era veramente troppo piatto. Qui in teoria ci dovrebbe essere un pelino più di schiuma, dovuto al fatto che il vento soffia leggermente più forte. Sono in una affascinante colata lavica, probabilmente ve ne sarete resi conto. È un paesaggio lunare molto bello, non facilissimo da camminare perché comunque si sprofonda un pochino nel ghiaino, però è bello, ha il suo fascino. Poi per quel che riguarda lo spot non ho idea, a volte vanno fatte delle prove, bisogna rischiare. Va detto anche, ragazzi, che quando si tratta di vacanzine o spedizioni di pesca, insomma periodi brevi che possono essere 3-4 giorni, una settimana, 10 giorni, in questi casi è fondamentale fare delle scelte consapevoli per quel che riguarda spot e condizioni, perché anche se siete in un posto che vi offre molte più possibilità magari rispetto agli spot vicino a casa, ricordatevi che nulla è garantito, nessuno vi regala nulla e soprattutto la fortuna aiuta magari una volta o due, poi dopo ci dovete mettere un po' di savoir-faire se volete continuare ad avere risultati. Ok, allora, Dio mio, sono lontanissimo dal mare, secondo me ci vorrà almeno una mezz'ora per andare nello spot che avevo in mente, però non dire che c'è un bel venticello. Allora ragazzi, tentativo di raggiungere una punta sulla carta fantastica, decisamente fallimentare, non era possibile, o forse lo era ma ad un rischio troppo alto che non me la sono sentita di correre. Già solo per controllare se fosse stato possibile o no raggiungerla ho fatto un passaggio un po' rischiosetto, soprattutto perché non è una roccia particolarmente tenace,
quindi non ho voluto rischiare oltre. Torno, cerco qualcosa nelle vicinanze di più comodo, soprattutto che non sia troppo pericoloso. Allora ragazzi, ho trovato un punto dove lanciare che sinceramente non mi piace un granché, praticamente un canalone. Io speravo di poter arrivare sulla punta, ma non è possibile. E comunque poi ho visto che la punta in sé non ha un fondale particolarmente allettante, quindi direi che è il caso di limitarsi a fare qualche lancio qua a stick, vedere se magari gira un serra o anche una bella cernia, magari complice le schiume, il fatto che il posto comunque è bello estremo, bello aperto, potrebbero anche girare. Penso che io utilizzerò una stick o un grosso Minnov, non lo so, qualcosa farò, ora guarderò. No, andiamo di grosso Minnov, va. Ragazzi, provo qualche lancio con un grosso Minnov. Ed ecco, oh. E c'è ancora dietro, eh. Che aguglia! È stata una delle idee migliori che hai avuto, però. Era nella schiuma, Era nella schiuma. Questo è il vantaggio di avere una canna potente in questi posti. Oltretutto non è un pesce piccolo. Non è un pesce piccolo. È un bel pesce. È un bel pesce, eh? Guardate. Bello. Bello bello. Un gran bel pesce. Però fa un bel volo, Io non me la sento di andare giù e rischiare di rompermi l'osso del collo. Tiriamo giù, cerchiamo di farlo atterrare di testa. Vai. Oh, è sceso benissimo ed è partito velocissimo.